Se io a un mio giocatore chiedo di stare attento alla meccanica esecutiva e allo stesso tempo gli chiedo di giocare una palla in un angolo, in un punto ben preciso, faccio bene o sbaglio? Questo è un tema abbastanza importante, soprattutto per i maestri, ma anche per chi si sta allenando, anche per chi sta o imparando a giocare o comunque migliorando o si sta allenando. Dove mettere l'attenzione diventa fondamentale, perché io non posso pensare a tutto. Se ho due persone che mi stanno parlando, o ascolto una o ascolto l'altra. In questo video noi vedremo quali sono i tipi di attenzione, come utilizzarli e vedremo anche degli esercizi pratici sul campo per mettere l'attenzione dove ne abbiamo bisogno. Ci sono diversi tipi di attenzione. Possiamo dividere in 4 tipi: interna ed esterna. Quindi abbiamo un'attenzione interna ristretta e ampia e un'attenzione esterna ristretta e ampia. L'attenzione interna è quando io mi concentro sul mio corpo, su me stesso. Quindi io potrei avere un'attenzione ampia, che potrebbe essere, ad esempio, capire dove ho il peso del corpo mentre colpisco la palla, se sono sbilanciato indietro, se sono sbilanciato di lato, se sono stabile, se sono sbilanciato avanti. E questa è un'attenzione interna ampia. Oppure, se voglio ristringere il campo e stare molto più attento a un particolare, potrei ad esempio concentrarmi sul tenere i piedi fermi mentre colpisco. Quindi io metto l'attenzione ristretta sui miei piedi e vedo se nel momento in cui colpisco la palla i miei piedi sono perfettamente aderenti al terreno. Quando invece passiamo dall'attenzione esterna, ampia, è tutto il contesto, quindi tutto quello che succede nell'azione. Ad esempio io guardo, sto attento al giocatore mentre va sulla palla e come organizza il colpo. Questa è un'attenzione esterna ampia. Nel momento magari in cui colpisce la palla, devo spostare la mia attenzione e questa diventa un'attenzione esterna stretta perché mi concentro di più sulla traiettoria della pallina. Chiaramente in una situazione di gioco tutto quello che so fare lo devo mettere a disposizione dell'attenzione esterna, perché non posso pensare a come tirare un colpo mentre magari arrivo in corsa e devo giocare un passante, e quindi la mia attenzione sarà un'attenzione quasi sempre esterna. Nel momento in cui sono in allenamento, sono in una fase di apprendimento, probabilmente ci sarà più un'attenzione interna. Mi sto concentrando sulla tecnica, attenzione interna. Mi sto concentrando di più su una fase di gioco, su mandare la palla in un altro punto, metto l'attenzione esterna. Non devo mischiare le cose. C'è stata una ricerca molto interessante di Gabriel Wolf che ha messo il focus su attenzione interna e attenzione esterna nella fase di apprendimento. L'esercizio è stato: un gruppo di persone saliva su una pedana mobile e doveva mantenere l'equilibrio. Un altro gruppo di persone faceva la stessa cosa ma aveva un'indicazione diversa. Al primo gruppo è stato detto di concentrarsi sui piedi per mantenere l'equilibrio sulla pedana, quindi attenzione interna stretta. Al secondo gruppo è stato detto di mantenere la pedana allineata, quindi attenzione esterna stretta. Il risultato è stato che chi si è concentrato sulla pedana ha avuto i migliori risultati. Si è visto che l'attenzione esterna migliora la risposta immediata, migliora la ritenzione a lungo tempo, migliora il transfer, mentre invece quando il focus è interno, il controllo cosciente del movimento influisce sui processi automatici. Quando il focus è esterno, il sistema motorio si auto-organizza in modo più efficace. Chiaramente in una fase di apprendimento un minimo di attenzione interna ci vuole, perché all'inizio la racchetta non fa parte del sistema motorio, ma è un oggetto estraneo al corpo, anche se con un rastrello cerco di tirare un qualche cosa, automaticamente il rastrello viene percepito dal corpo come un prolungamento del braccio, e questo succede
anche con la racchetta. Vediamo alcuni esercizi pratici per mettere l'attenzione in un punto particolare. Facciamo un esempio con esercizi in fase di palleggio. A sta palleggiando con B ad un ritmo normale. Attenzione interna ampia. Possiamo chiedere ad A, mentre palleggia, tutte le volte che colpisce la palla, di dire, ad esempio, se il peso del corpo è spostato indietro, dice dietro. Se il peso del corpo è su tutti e due i piedi ed è neutro, dice neutro. Se il peso del corpo è in avanti, dice avanti. Quindi su ogni colpo deve dire la sua stabilità, com'è la sua stabilità. E in quel caso lì lui metterà solamente l'attenzione interna ampia. Andiamo su un'attenzione esterna ampia. Possiamo chiedere a uno dei due giocatori di dire che tipo di colpo farà l'avversario mentre palleggia. Ad esempio, potrebbe essere un dritto profondo se gioca il rovescio tagliato, se gioca il dritto in topspin, e di dirlo leggermente in anticipo rispetto all'impatto con la palla. Se noi vogliamo allenare tensione interna ristretta, l'esempio che ho fatto prima, ci possiamo concentrare su mantenere i piedi stabili e fermi durante l'impatto, e tutte le volte che colpiamo la palla dobbiamo dire sì quando il corpo è stabile durante l'impatto. Passiamo ad una tensione ristretta esterna e possiamo pensare ad esempio alla rotazione della palla. Dopo che la palla è stata colpita dall'avversario, io devo dire se è una palla piatta, se è una palla con topspin o una palla con backspin. Mentre faccio questi esercizi, io posso anche cambiare la mia attenzione, e questa flessibilità di cambio mi permette di capire anche in che momento mettere l'attenzione e dove metterla. Questi esercizi li ho presi da Alberto Castellani nel corso GPTCA, molto interessante, e lui lavora molto in questi ambiti, nell'ambito dell'attenzione. Quando insegniamo oppure quando ci alleniamo è molto importante, in base a quello che vogliamo ottenere, mettere l'attenzione. Cercate di non mettere due tipi di attenzione contrastanti nello stesso momento, tipo il piatto corde della racchetta, diciamo che mi sto allenando nel cambiare leggermente la mia fase di preparazione. Non posso allo stesso tempo pensare di tirare la palla in un angolo. Io non posso pretendere di essere preciso se sto pensando al piatto corde della racchetta. Bene, allenatevi sull'attenzione e buon tennis a tutti.